E se ti chiedessi, sei disposto a stare in panchina per far vincere la tua squadra? Sì, hai capito bene, a stare in panchina. Lo so che mi pensi pazzo, che credi che non abbia senso quello che ho appena detto, ma adesso con calma ti spiego tutto. Ovviamente tutti quanti vi starete chiedendo come faccio ad aiutarla appunto la mia squadra. La verità è che nella pallavolo, come nel basket, come nel calcio, come nel cricket, come nel curling, che a dire la verità non so neanche se si chiama partita quella di curling, però vabbè, tutti i riflettori sono puntati su quello che segna 40 punti a partita, che fa 60 gol in un campionato, chi fa le grandi giocate, insomma. Questa però è una cosa più che normale, non dico che non sia giusto. Quello che dico io però è che bisogna mettere l'attenzione anche sulla parte che magari si vede un po' meno in campo, quella che fa il lavoro sporco per riuscire poi ad ottenere il risultato che si vuole. Ragazzi, un attimo mi tolgo la giacca perché fa un caldo incredibile di giù. Decisamente molto meglio, e fidatevi che io di lavoro sporco ne so parecchio, dato che ho fatto 4 anni abbondanti in Superlega a fare sempre il secondo palleggiatore. Avevo solo i più forti del mondo davanti a me. Questo è anche uno dei motivi per cui vi porto le analisi tecniche un pochino più dettagliate rispetto a quello che magari conoscete già o a cui siete abituati, proprio perché voglio farvi vedere un po' tutto quello che succede prima del punto e non solo l'azione, non solo il gesto atletico che ha fatto segnare questo punto, perché quello, raga, lo vediamo tutti, La sentite questa musica? Spero di sì. Questa è la canzone del gelato, perché è davanti alla gelateria, raga. Sì, raga, oggi sgarro incredibile, mangio un gelato. Sembra male, Perché raga, non tutti vedono quello che succede esattamente durante l'azione, proprio perché la pallavolo è uno sport molto difficile. E io, essendo ad alto livello da ormai un po' di anni, ho l'esperienza per dirvi cosa succede e in che momento succede, ecco. Ora però raga, andiamo verso la macchina perché devo andare a fare pesi. Why you upset like Cinderella teens? You should see the things I feel inside these denim jeans. I can't associate with y'all this shit like ketamine. Been on one, been on. E se vi dicessi che proprio per questo so e vi posso garantire che si può aiutare la squadra a vincere anche dalla panchina? Perché io lo so che tutti pensate che la partita si vince quando l'ultima palla cade. Obiettivamente avete anche ragione. Però le partite girano e possono essere vinte anche prima dell'ultima palla, con banalmente anche un semplice doppio cambio. Però ragazzi, adesso andiamo a spingere un po' in palestra. Ok ragazzi, oggi ci aspetta una scheda di petto, braccia, gambe, insomma, tutto quanto. Infatti dovete sapere che la scheda del pallavolista non è mai specifica su un gruppo muscolare, ma di solito si fa sempre total body. Questo perché facendo pesi 2-3 volte a settimana non c'è il tempo di andare a lavorare su ogni gruppo muscolare, e anche e soprattutto perché non abbiamo la necessità di mettere dei volumi enormi come i bodybuilder. Quindi si lavora sempre in total body, anche se fare un po' meno schifo, raga, non è poi così brutto, Questo esercizio lo fanno solo lui e Conor McGregor. Conor! Per oggi abbiamo finito. Ragazzi, sono cappottato, vi giuro, sto morendo.
Ragazzi, non mi sono scordato di voi, eh. Adesso riprendiamo il discorso per cui è nato questo video. Che ci crediate o no, ragazzi, la partita può girare per una sola palla. E questa può essere certamente un attacco o una battuta, ma anche semplicemente una difesa, un tocco a muro che magari la gente da fuori non vede, ma che fa la differenza per poi segnare il punto. Ho visto situazioni dove il giocatore che avrebbe dovuto giocare titolare si è infortunato, fa di tutto per rimanere in campo, magari rifiutando anche il cambio, quando però per il bene della squadra sarebbe stato meglio andare in panchina. E questo egoismo lo capisco perché, ripeto, farei fatica a rinunciare allo stare in campo. Per togliermi dall'allenamento eccetera devono veramente spararmi, non devo più camminare per riuscire a tenermi fermo. Questo però non è sempre una cosa buona. Ok, l'attaccamento alla partita, alla squadra, alla maglia, però uno a volte deve avere anche la consapevolezza che magari un suo compagno di squadra in una migliore forma fisica può dare molto di più di quello che posso dare io, per esempio, in condizioni precarie. E anche qua, raga, faccio fatica ad accettarlo, lo ammetto, ma sbaglio tanto anche io. E lo so, non giriamoci intorno, non è la cosa più bella del mondo stare in panchina. E anch'io mi sono arrabbiato e magari frustrato a stare in panchina. Ma ogni volta che ripensavo a queste cose dicevo, ma che cazzo fai, Nick? E veramente mi incazzavo con me stesso per questa cosa qua, perché non è utile in primis a me stesso, ma neanche alla squadra. I cambi a volte vengono anche effettuati non solo perché magari il giocatore che sta giocando in quel momento non sta fornendo la sua miglior prestazione, ma anche semplicemente per provare a cambiare un po' gli equilibri che si erano creati fino a quel momento in campo, e con l'ingresso di un nuovo innesto si vanno un po' a rimescolare e a creare un po' di confusione all'interno del campo avversario. Questo per dirvi, raga, che non dovete essere per forza depressi o pensare di aver fatto schifo quella partita solo perché venite cambiati. A volte le scelte vanno oltre tutto questo. Ma quindi come ci si prepara per entrare in campo quando sai benissimo che non partirai titolare? Perché, ragazzi, vi assicuro che cambia tutto, almeno per me cambia tutto. E ora vi spiego io come mi preparavo quando sapevo di partire dalla panchina. Queste, raga, non sono le regole per la partenza perfetta, semplicemente vi racconto quello che facevo io e che con me ha funzionato. Innanzitutto affrontavo il riscaldamento con maggiore tranquillità, sapendo che non sarei dovuto partire esattamente dal primo momento, quindi essere in palla fin da subito, perché avevo visto che riscaldandomi come se fossi titolare e poi partire in panchina era peggio per il mio corpo, perché arrivavo a temperatura troppo presto per poi raffreddarmi subito dopo in panchina e dopo riscaldarsi era decisamente più difficile. Quindi partivo con un po' più di calma, facevo tutta la mia bella mobilità e stretching fatto bene, per poi accelerare piano piano ed arrivare a inizio partita che ancora non ero caldo al 100%, però ero caldo a sufficienza da continuare il mio warm up poi nell'angolo in panchina. Il punto di vista mentale, invece, per chi entra dalla panchina e ha pochi punti a disposizione, è fondamentale, forse la cosa principale che uno deve preparare. E nella mia carriera l'ho affrontato in più modi. Specialmente all'inizio lo affrontavo con molta ansia o comunque voglia di dimostrare, di strafare a tutti quanti, quindi al pubblico, all'allenatore, per fargli capire che poteva fidarsi di me, eccetera. E spoiler, non è mai andata bene. Infatti anche questa è una cosa da imparare e da gestire. Proprio perché non devi dimostrare al tuo allenatore che puoi stare in campo. Lui sa quello che puoi dare alla squadra e sa che in quella frangente tu puoi aiutare al risultato finale. Quindi non metterti in testa di voler fare la giocata della vita, perché se ti viene la giocata della vita, te ne viene una su 100 e spesso è culo. Se sei in quel campo, se ti hanno messo dentro, un motivo c'è. E quindi devi solo dimostrarlo. A volte anche solo essere se stessi e fare il proprio gioco, quello classico, quello che fai tutti i giorni in allenamento, è la cosa principale e crea già confusione nel campo avversario. Questo video, raga, è giunto al termine. Io vi ricordo di iscrivervi al canale, ma seguirmi anche su tutti i social che sono qua sotto in descrizione. Io, ragazzi, vi voglio bene come sempre, fate i bravi, mi raccomando. Qua ormai mancano 2 settimane alla fine del campionato e niente, raga, ci vediamo al prossimo video. Ciao, raga.